Questo edificio è un edificio che conoscevamo da tempo, conoscevamo la sua storia, conoscevamo i vecchi proprietari e conoscevamo anche il legame che i vecchi proprietari avevano con questo edificio. Era la tipica casa capannone dove il fabbro che l'aveva costruito aveva lavorato per anni. Quindi la volontà anche della vecchia proprietà era di vendere a delle persone che poi avrebbero potuto mantenere in vita questa struttura. Quando abbiamo cominciato la progettazione si è pensato di mantenere vivo il sapore della sua origine, quindi i materiali che sono stati utilizzati sia all'interno che all'esterno sono materiali che ricordano questa tipologia di fabbricato. E infatti all'esterno è stato utilizzato il mattone facciavista accoppiato al cappotto per poter appunto mantenere questo sapore. Ovviamente con una chiave più moderna, perché il colore scuro rende il fabbricato più moderno e più attuale. Anche in copertura, per evidenziare l'originalità della copertura curva, è stato utilizzato la lamiera aggraffata che con le sue aggraffature permette di seguire in maniera perfetta la curvatura. Inoltre in copertura una parte è stata denudata della parte dei rivestimenti per poter mettere in evidenza la struttura originale. All'interno sono stati mantenuti le travi di ferro, sono stati mantenuti i tiranti in ferro e anzi sono stati messi in evidenza proprio perché originariamente erano presenti ed esistenti. Una cosa importante che è stata fatta nel progetto è cercare di, attraverso le grandi vetrate, dare anche un senso di leggerezza. Quindi l'elemento originale del fabbricato è stato, in alcuni punti svuotato per poter posizionare delle grandi vetrate continue con questi profili in alluminio leggeri e slim. Il fabbricato è stato mantenuto sostanzialmente lo stesso, però sono stati fatti delle aggiunte e queste aggiunte che sono state progettate sono degli elementi in cemento armato che alloggiano delle funzioni importanti della residenza, ma all'esterno assumono una funzione completamente diversa perché diventano dei grandi vasi. Dal momento in cui si varca la soglia d'ingresso della casa si entra nello spazio giorno, che è quello più scenografico, perché in questo spazio abbiamo mantenuto il volume nella sua totalità e ovviamente veniamo accolti da questa grande vetrata che si affaccia sul patio interno. Il patio interno è stata una delle prime scelte progettuali di Casa Vivaio, in quanto il capannone occupava quasi totalmente il lotto su cui insisteva e non c'era aria esterna, pertanto cambiando comunque la destinazione d'uso da laboratorio a residenza c'era proprio la necessità di ricavare uno spazio all'aperto. La zona notte si è deciso appunto di realizzare una scatola nella scatola, quindi una struttura in ferro per ricavare al suo interno le stanze da letto, che ha anche una funzione comunque strutturale per l'adeguamento strutturale appunto del fabbricato. Le stanze da letto sono simmetriche, sono servite da servizi igienici privati. Ogni bagno comunque ha la doccia con la sua parete vetrata che si affaccia nel proprio piccolo patio interno riservato grazie all'utilizzo sempre di set in cemento armato e al fitto bambù che comunque permette di avere la giusta privacy che richiede un servizio, un bagno. Il messaggio secondo me che questa casa rappresenta è sicuramente recupero del patrimonio esistente, inserendo nei nostri progetti quella che è la nostra visione del futuro. Quindi un futuro che non può fare i conti con quelle che sono le sfide che abbiamo sul cambiamento climatico, sull'utilizzo del verde integrato a tutto quello che può essere la nostra vita
quotidiana e anche gli ambienti che viviamo. Quindi l'utilizzo di tecnologie innovative, ma il recupero anche di quelle che sono le conoscenze del passato.